Il narcisista è infedele? Sì, assolutamente. Allora, fermo restando che non tutti i traditori sono narcisisti, ogni narcisista è traditore. Sono dei notori infedeli, tradiscono senza senso di colpa, senza rimorso, anche se questo comportamento può causare molto dolore alla persona con cui stanno, che frequentano o che spesso dicono anche di amare. Perché tradiscono i narcisisti? Beh, tradiscono in primo luogo per un bisogno di ammirazione e di conquista, quindi è notorio del narcisista questo cercare sempre differenti punti di appoggio, differenti feedback da chi ha intorno. Deve fare il gigione o la gigiona in giro e avere poi appunto un contrappunto. Chiaramente sul narcisista provoca quella breve tranquillità di sentirsi alla fine amato, e questa la base della necessità di tradire. Poi qui potremmo aprire tutto un capitolo su che cos'è il vero amore e sul fatto anche di amare un narcisista che non lo porterà mai a essere quieto e tranquillo, per cui non partite subito con la croce rossa della croce rossina o del crocerossino, perché no, purtroppo non funziona così. Non basta amare tanto un narcisista perché il narcisista capisca il valore delle cose. Tradisce per noia. Noi siamo delle persone fantastiche, però se il narcisista con noi si annoia, ma si annoia perché si annoierebbe di qualunque cosa. Il narcisista ha bisogno di questa eccitazione costante perché? Perché tendenzialmente non va in profondità delle cose e quindi una cosa non lo riempie, non la riempie mai veramente e quindi continua in modo quasi un po' delirante e isterico a inseguire cose da fare e somma cose da fare. Io ho avuto una frequentazione con una persona che sì, aveva tutti i tratti del narcisista, vivai è durata, come dico, il battito d'ali di una farfalla, ma è stato interessante perché proprio aveva tutto questo genere di caratteristiche e soprattutto quella di non riuscire a star fermo, di non riuscire soprattutto a stare da solo, ma proprio anche fisicamente fermo. E alle volte viene confuso con persone molto dinamiche, persone che fanno cose. In realtà continuano a fare, 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 spesso e volentieri senza neanche una particolare logica. Si infilano in cose assurde per cui spendono tempo, denaro, energie proprie e degli altri che vengono ovviamente sempre coinvolti in, come chiamarla, in questa fiera, proprio perché non riescono a stare fermi, si annoiano, hanno bisogno di queste scariche di adrenalina e tutto questo non basterà loro mai, ricordiamoci anche questa cosa. Potremmo seguirli in cima all'Everest e non sarà ancora abbastanza. Il narcisista non ha empatia nei confronti delle persone, ve ne sarete rese conto o resi conto frequentando un narcisista o una narcisista, non avendo empatia non pensano di poter fare del male, di causare dolore e anche se lo fanno la cosa li scuote realmente molto molto poco. E non hanno appunto, sempre per questa dinamica, il senso di colpa, né preventivo, cioè il dire non è una bella cosa tradire, ingannare l'altra persona, ma anche poi postumo, cioè lo fanno, mangiano, bevono e dormono tranquilli. Per una persona invece che ha empatia, questo atteggiamento è talmente lontano e difficile da capire che spesso e volentieri non arriviamo a vedere il tradimento perché non ne comprendiamo i presupposti e questo ci rende ciechi e cieche. Perché? Perché pensiamo sempre che il prossimo ragioni come ragioniamo noi. Non è proprio così. E quindi noi magari ci sentiremo in colpa a tradire, preserviamo un rapporto, capiamo che le scelte vanno anche un po' portate in avanti, se no non si costruisce niente e quindi non pensiamo che l'altra persona possa avere un sentire differente e quindi anche per lunghi periodi non vediamo i segnali del tradimento. Chiaramente molto narcisistico motivo è che il narcisista manipola, quindi tende a usare anche il tradimento come uno strumento di potere e dominio, cioè si sente forte lui, lei e poi anche dovesse venire fuori il tradimento, questo tradimento verrà utilizzato per legare e tenere a sé
un partner magari che si è spaventato, che ha sofferto ma non riesce a staccarsi. E il narcisista purtroppo in queste dinamiche ci ha sempre sguazzato e credetemi continuerà a sguazzarci, quindi non è una cosa così particolarmente risolvibile in questo senso. Inoltre si sente ovviamente superiore a tutto e a tutti e chiaramente questo lo porta a considerare i propri bisogni, che peraltro, come dicevo, non è che lo rendano neanche così felice alla fine, comunque superiore ai bisogni delle altre persone. Ho fatto più di un video, uno in particolare sui segnali dell'infedeltà. Adesso vedo se ve lo linko nei commenti oppure insomma comunque è sul canale, interessante. È interessante perché sono segnali che alla fine sono sempre quelli. Sono univoci, sono chiari e siamo noi che non li vogliamo vedere per 100 ragioni. Adesso non facciamoci la colpa di non aver visto un tradimento o di non aver capito, o se ci siamo in mezzo magari abbiamo quella reazione di dire a me non succederà, per me è diverso, io lo salverò, lui in realtà non lo sta veramente facendo. Questi sono tutti step e livelli che purtroppo si devono passare in queste situazioni e serviranno poi anche a noi a crescere e a stare meglio. Cioè, credetemi, su questo esperienza provata e comprovata. Quindi i segnali. I segnali sono banalmente il primo, la persona è distante. È distante, noi lo scusiamo, gli è mancata la mamma, ha problemi sul lavoro. Ecco, non è proprio così. Una persona che ci vuole bene, ci abbraccia, si confida, che spunta anche magari una lacrima con noi, è empatico, condivide o empatica, è sempre da entrambi i lati il narcisismo. Se il nostro o la nostra partner inizia ad avere un atteggiamento distante, evita il contatto visivo, chissà perché il cellulare non è più lasciato in giro, spesso e volentieri in silenzioso, magari abbiamo banalmente una casa a 2 piani, lo chiamiamo, la chiamiamo per dirgli: "Guarda, scendi un attimo in garage che voglio chiederti una cosa", non risponde, andiamo su, diciamo: "Guarda ti ho chiamato, ah non l'ho sentito, in realtà aveva il silenzioso". E quindi questi son tutti quei segnali che anche con la tecnologia è abbastanza facile reperire. Poi magari in quel momento in cui noi stiamo chiamando è addirittura online, quindi dici: "Ma no, allora sei scema, c'avevi in mano il cellulare". Ecco, il motivo è questo. Altro segnale che ci deve dare da pensare è sempre comunque il cambiamento delle abitudini. Una persona cambia abitudini tendenzialmente non per un percorso personale o molto poco, ma perché interviene sempre un elemento esterno, quindi iniziano ad andare in palestra, per le donne magari si tagliano e si tingono i capelli, gli uomini, beh, le donne anche in genere effettivamente assumono un abbigliamento più banalmente giovanile, usano parole, ecco, che non hanno mai usato. Io ho un'amica il cui moroso convivente, compagno, chiamatelo come voleva, la tradiva, e a un certo punto ha iniziato a usare delle parole in dialetto che non aveva mai usato. E lei dice: "Ma che modo strano, che cosa strana?" Ecco, perché banalmente frequentava una persona che parlava in questo modo. Interessi hobby, nuovi, ecco, anche quello è da valutare. Di colpo inizia a fare meditazione o il trekking la domenica, soprattutto cose che portano fuori casa. Questo è importante. Aumentano critiche e svalutazioni nei nostri confronti, cose che prima son sempre andate bene, abitudini che abbiamo sempre avuto, cose che abbiam sempre fatto, iniziano a diventare un po' il bersaglio delle critiche del narcisista nel momento in cui appunto è infedele. E poi la perdita di interesse nell'intimità, oppure di contro, questo ve lo segnalo, un aumento di interesse nell'intimità. Entrambe le cose però, ecco, quello a cui fare attenzione è senza un giustificato motivo. Non è che siete andati a fare un viaggio alle Maldive in cui vi siete ridetti quanto vi amate, siete stati tanto insieme, allora da lì la sessualità un po' parte. No, così come un fungo che spunta dopo una giornata di pioggia,
ecco, l'intimità subisce dei cambiamenti forti. Sulle abitudini anche magari iniziano a depilarsi, ecco questa cura un pochino più forte dell'aspetto fisico, per quanto tendenzialmente il narcisista sia uno o una che ci tengono molto all'aspetto fisico. Poi va bene, i segnali diretti, beccate la telefonata e il messaggio, piuttosto che questo anche può può succedere. Allora, come proteggersi dalla infedeltà di un narcisista? Mi spiace essere brutale, il narcisista tradisce e tradirà sempre. Quindi sappiate che "oddio amore, è successo solo stavolta", non è vero. È proprio una prassi che è legata a un certo tipo di carattere, di modo, di problematica. Quello che potete fare è inizialmente in un rapporto, a me dispiace essere così un po', sembra che poi non credo nell'amore, no, e invece non è vero, proprio credetemi, è totalmente il contrario. Io sono un'anima romanticissima e trovo che l'amore, le relazioni siano, quello che vale il biglietto del viaggio in questa vita. Però, soprattutto in fase iniziale, fate ballare l'occhio. So che si parte pensando sempre che chi abbiamo davanti sia una brava persona. Magari lo è, ben venga se lo è, però fate ballare 'sto benedetto occhio, date attenzione ai piccoli segnali, comunicate immediatamente che per voi il tradimento non è negoziabile. Non è negoziabile. Tradimento vuol dire tradimento della fiducia, non vuol dire che l'altra persona ha un affair sessuale con qualcuno, okay? Il tradimento è il tradimento della nostra fiducia. Se noi poniamo delle cosiddette regole del rapporto, che son quelle per noi importanti, e l'altra persona ci dice: "Per me va bene", sta, tra virgolette, "sancendo un patto" tra noi e lui o lei. Se viene meno questo patto, ci sta tradendo. Se, io dovessi dire al mio partner: "A me piace avere più partner", quindi sono sincera, sono limpida, magari in un dato momento della vita ho questo mindset e il mio partner dice: "Va bene", e poi si incavola perché questa cosa è una realtà, allora ciccio, anche no, okay? Quindi il senso del tradimento del patto non è il senso o lui o lei mi hanno tradito gli accordi. Con il narcisista solitamente è uno schema molto più standard, cioè noi chiediamo fedeltà, il narcisista o la narcisista: "Sì, sì amore, stai tranquilla, amo solo te", e poi vien fuori l'elenco del telefono. Quindi, nell'essere stati noi estremamente chiari e nell'essere poi traditi, a quel punto so che è un percorso difficile perché il narcisista è molto dolce, molto manipolatore. Quando vuole riottenere il potere sull'altra persona è pentito, piange, fa di ogni. E noi, soprattutto le prime volte, veniamo estremamente confusi da questo modo. Quindi non mi aspetto né da me stessa, che ho fatto questo percorso e l'ho dovuto fare, né dalle persone con cui parlo, dalle amiche che si confidano, da chi scrive al canale, che sia diretto questo passaggio. Ci vorrà del tempo e tante delusioni, finché arriverà un momento in cui ci sarà la goccia che fa traboccare il vaso, che potrebbe non essere la cosa più brutta, più grossa che ci ha fatto, ma è quella che supera il limite. A quel punto saremo arrabbiati, molto arrabbiati. Il consiglio è: cavalca l'onda della rabbia per staccarti, perché la rabbia è un sentimento focoso, un sentimento denso, un sentimento estremamente reattivo. Dopo la rabbia verrà un po' di tristezza e delusione e vorremmo un po' tornare indietro, ci mancheranno le coccole, ci mancherà la parte appunto manipolatoria del narcisista. Potrebbe succedere che torniamo indietro, si fa un pochino di periodo, chiamiamolo finestra, appunto di avanti e indietro. Pazienza, siamo esseri umani, può succedere. Però arriva un punto in cui è corretto scegliere fra il rispetto per noi stessi, la voglia di andare avanti, lo stare da soli, questo lo consiglio per un certo periodo, e darci la possibilità di avere di fianco qualcuno con cui star bene, che potrebbe essere noi stessi, e io questo l'ho sempre detto, periodi con noi stessi sono sani. Poi nell'eventualità che ci piaccia realmente stare in coppia, beh, troviamo qualcuno con cui starlo veramente. Tutto questo percorso solidificherà la nostra autostima
ci porterà realmente a essere delle persone migliori, delle persone non è solo più forti, è proprio più dense, delle persone più persone. Questo non è male, credetemi, perché si sta bene, si sta veramente bene. Quindi la domanda iniziale del video è: il narcisista tradisce? Accidenti, sì, comunque e sempre. Sì, comunque e sempre. Ricordatevelo. E ricordatelo come nota positiva, perché questo suo continuo tradire sarà quello poi che ci porterà a staccarci e andare verso la nostra vera libertà. So che magari adesso siete veramente in un momento brutto, 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 non vedete orizzonte, piangete tanto magari anche. Ecco, pensate che non ci possa essere un altro modo di vivere, sembra tutto tanto. E invece no, c'è. Credete, c'è e arriverà. Con il tempo. Ecco, lasciate passare il tempo aiuta tantissimo, non pensate di fare tutto subito. Grazie per aver seguito questo video e il canale in generale. Se volete iscrivervi e non l'avete ancora già fatto o consigliare il canale è una cosa carina, potete copia e incolla e mandare il link a un amico, un'amica con cui magari non riuscite a fare questo discorso in modo pieno, toccando tutti i punti e tante volte guardando qualcun altro che parla può essere veramente il punto di svolta per noi e ripeto, amici, amiche, qualcuno che in questo momento non sta così bene. Quindi grazie di cuore e veramente un super abbraccio a tutti.